Capitolo quarto. Parte XVI. Geremia e la vergogna del nome. Geremia è il termometro con il quale potrebbe essere misurata la febbre che la passione del nome dava ai profeti. Viene chiamato ancor giovane per essere profeta fra le nazioni. Yahweh stese la mano, mi toccò la bocca e Yahweh mi disse: Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. Ecco, oggi ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Egli si schermisce adducendo l'inesperienza dell'età. Non temere, gli risponde Yahweh, io sarò con te per proteggerti. Tu, dunque, cingiti i fianchi, alzati e di loro tutto ciò che io ti ordinerò, non spaventarti alla loro vista. Oggi io faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo. Ti muoveranno guerra ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Oracolo di Yahweh. Geremia 1,8-19. Mai protezione sarà più debole, e mai la sapienza della parola sarà ritenuta più stolta nella persona medesima del messaggero. Quel che gli Evangeli raccontano sulla contraddizione in cui venne a trovarsi il Cristo ancora itinerante, non ha alcun termine di confronto con la miseria morale da cui l'esistenza del profeta di Anatot venne travolta. Fatta a pezzi, giorno dopo giorno, in un festino durato tutta la sua non breve vita. Davanti al libro di Geremia anche un valoroso commentatore difficilmente riesce a rimanere filologo ed esegeta. Come persino una tumultuosa crocifissione contemplata in un celebre affresco diventa oggetto d'ammirazione e il diletto prevale sui contenuti. Altrettanto accade al pur riguardoso lettore della sua profezia. La misura dello spettacolo lo conquista a discapito del prezzo pagato. Un mistico forse, nella sua povertà razionale, potrebbe ritrovarvisi con agio, purché sia dotato di un'esperienza fisiologica della vergogna, tale da essere divenuta una maniera di vivere con Dio, ma in una tenebra meno significativa di quella del Calvario, dove, invece, Gesù muore nella potenza della sua offerta, dove al crocifisso rimane la gloria di un contegno evidente, al punto da strappare al capitano romano una confessione di fede. Il profeta Geremia, al contrario, non gode di questo anticipo sulla confusione. Eccone le dichiarazioni. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me. 20,7. E sin qui lo vedremo alla pari con colui che verrà paragonato alla grandezza di Geremia. Ma le parole che seguono non potrebbero in alcun modo essere poste sulla bocca dell'uomo del Calvario. Quando parlo, devo proclamare violenza, oppressione, Geremia 20,8. Il conflitto nell'animo del profeta prende consistenza e peso dal contrasto che scoppia fra quanto egli sperimenta di Dio e quanto invece deve proclamare alla società del suo tempo. Fatto che è assente in Gesù. Cosa conosce del suo Dio questo straordinario profeta? Tutto quello che Dio è come fedeltà e amore d'affetto. Non andiamo, per carità, a elemosinare dall'esame semantico del termine amore quello che qui non serve. Gli analisti vi riflettono, incuriositi dalle sue connessioni, felicissimi se riescono a indovinare il punto dove i suoi filamenti si abbarbicano alle ossa. I giovani credono di farlo, un padre lo ricorda, solo una madre forse lo è. Esattamente sul piano della femminilità Geremia intende il suo Yahweh e lo annunzia. Sfacciatamente, e con il furore di un'orsa privata dei figli, nella tenerezza e nell'ira. Sentiamolo mentre riferisce quanto Yahweh dice al suo popolo. Mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, 2,2. Oppure, non è forse Efraim, Israele, un figlio caro per me? Un mio fanciullo prediletto? Infatti, dopo averlo minacciato, me ne ricordo sempre più vivamente. Per questo le mie viscere si commuovono per lui. Provo per lui una profonda tenerezza. 31,20. O ancora, porrò la mia legge nel profondo del loro essere, la scriverò sul loro cuore. Io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò del loro peccato. 31,33-34. Con questo Dio, Israele può trattare in tutte le forme dell'intimità e in assoluta confidenza, nelle quali si esprime la libertà di chi si sente amato. Per ora lo fanno soltanto i suoi profeti, poiché Israele non ascolta. Non è tuttavia una tragedia, poiché la storia di questa infedeltà ci ha svelato un profeta la cui figura è stata un dono divino più grande della conversione d'un intero popolo.
Un Geremia senza dramma sarebbe stato un Cristo senza croce. È una strana sorte quella del essere o non essere, toccata a pochi, a dimostrazione che Yahweh occupa tutta la storia possibile. E infatti dove sono le viscere di pietà, quando Geremia deve proclamare? Yahweh mi disse: quand'anche si presentassero davanti a me Mosè e Samuele, io non avrei più compassione di questo popolo. Cacciali dal mio cospetto e se ne vadano. Io manderò contro di loro 4 famiglie di mali, oracolo di Yahweh, la spada per ucciderli, i cani per sbranarli, gli uccelli dell'aria e le bestie selvatiche per divorarli e distruggerli. Li renderò oggetto di spavento per tutti i regni della terra. Geremia 15,1, 3-4. Specialmente verso quelli che considera in prima persona i responsabili del traviamento del popolo. La collera oratoria di questo dolcissimo tipo d'araldo dà lo spettacolo d'una leonessa furente. Le ossa dei re di Giuda saranno estratte dai loro sepolcri, le ossa dei suoi capi, dei sacerdoti, dei profeti e degli abitanti di Gerusalemme. Non saranno più raccolte né riseppellite, ma rimarranno come letame sul terreno. Geremia 8,12. Alla pari del vento, Geremia non ha argini. Così parla Yahweh. Ecco io renderò ubriachi tutti gli abitanti di questo paese, i re che siedono sul trono di David, i sacerdoti, i profeti e tutti gli abitanti di Gerusalemme. Poi fracasserò gli uni contro gli altri, i padri e i figli insieme, dice Yahweh, non avrò pietà, non li risparmierò né userò misericordia mentre li distruggo. Geremia 13,13-14. La patina del tempo e anche il sereno splendore delle liturgie, durante le quali questi passi sono stati rimormorati nei secoli in ritmi pacati e in una lingua che li filtrava, hanno levigato le insane asprezze dell'invettiva, al punto che oggi potrebbero essere presi per innocenti fogli d'album, se non avessero sterminato la tenue fede di tante persone d'alto intelletto. Di solito gli ubriachi, i frenetici o i grandi urlatori non hanno consapevolezza del loro stato, parlano perché hanno perso la ragione. Tutt'altra la coscienza di questo profeta che annunzia la salvezza con il linguaggio oracolare di colui che, afferrato da una forza impassibile, deve sradicare e demolire, edificare e piantare, la sua umanità cede, si riprende, poi si sfascia. È allora che grida. Mi hai sedotto, Yahweh, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto forza e hai prevalso. Geremia 20,7. Parole celeberrime, la cui fisionomia alquanto allusiva ce le fa figurare entro la cornice campestre di primitive storie d'amore. In realtà venivano lette alla corte del re di Giuda, mescolate con precisazioni carezzevoli come la seguente. Chi avrà pietà di te, o Gerusalemme? Chi ti compiangerà? Chi si volterà per domandarti come stai? Tu mi hai respinto, dice Yahweh. Mi hai voltato le spalle e io ho steso la mano su di te per annientarti. Sono stanco di avere pietà. Io li disperderò al vento con il ventilabro. Geremia 15, 5-7. Comprensibilmente, quindi, tutti mi maledicono, soggiunge subito dopo, il profeta, il quale sa da chi deriva la sua terribile vita. Oimè, Yahweh, tu sei diventato per me una sorgente che invita e che poi trovi disseccata. Geremia 15,10. 18. Sgorga da qui la serie delle cosiddette confessioni di Geremia, dove tutto quello che è stato detto contro la vita dai disperati e anche da coloro che hanno fatto dello sconforto un'arte della vita, è qui diventato un gentile metodo per avviare, chi lo volesse, verso la libertà del colloquio con il Dio d'Abramo. Potremmo dire che, senza questo precedente, Israele non avrebbe mai accettato nel canone delle divine scritture il libro di Giobbe, poiché la tradizione biblica si è sempre fidata di Geremia come d'uno degli uomini più santi di tutta la rivelazione. Ma Yahweh si vede non, si formalizzava, delle parole del suo prescelto, gliele lasciava gridare e le riconosceva per proprie, così come la gallina, tanto onorata da Gesù, per amore del suo pulcino riconosce per proprio anche il guscio che lo porta. Eccone un frammento. Maledetto il giorno in cui nacqui. Il giorno in cui mia madre mi diede alla luce non sia mai benedetto. Maledetto l'uomo che recò la notizia a mio padre dicendo, ti è nato un figlio maschio, colmandolo di gioia. Quell'uomo diventi come le città che Yahweh ha demolito senza pietà. Oda grida al mattino e rumori di guerra a mezzogiorno. Perché mai sono uscito dal seno materno? Per vedere tormenti e dolore, e finire i miei giorni nella vergogna? Geremia 20, 14-16 e 18. La cosa che più ci rallegra in questa esaltazione del non essere, è il constatare che il profeta si accanisce con le sue maledizioni, soprattutto contro l'uomo latore della notizia,
forse un parente, senza dubbio un amico di casa. Qualcuno ha trovato strano e assurdo l'incarico di questo messaggero, dimenticando che egli è la controfigura dello stesso Geremia, infelice messaggero di Yahweh almeno in quest'ora di prostrazione. Si ha un bel dire che a quei tempi un nunzio veniva identificato con la notizia. Sono spunti eruditi che non attenuano di molto la sorte di chi aveva creduto di far lieto un padre. Il profeta sa quel che dice, si sarà anche fatto rileggere il passo dal fedele Baruch, suo segretario, e preferì scegliere la sincerità anziché una bonaria mormorazione, adatta per altri spiriti. Nel cuore di Geremia trionfa la tempesta. Non bisogna commettere l'errore di banalizzarla alla stregua d'una passeggera crisi di nervi, come fanno coloro che la esprimono in un bicchiere. Se il lamento del profeta è giustificato, il contrasto interno in un credente di questa tempra non può essere ridotto a un fenomeno comune. Il profeta, che sperimenta l'invincibile forza della sua vocazione, è straziato da quella sorta di incarnazione fra parola di Yahweh e la sua persona, un piano sul quale la fedeltà alla parola e il pubblico testimone entrano in conflitto per vero difetto di coabitazione. Quando la parola diverrà carne, solo allora troverà una sposa nella sua umanità, come dicono i mistici, ma non sarà un ospizio provvisorio. In Gesù non può esistere un conflitto interno, perché egli è il soggetto della parola, mentre il punto in cui si innesca il contrasto fra lui e i contemporanei è a lui estrinseco, tocca la credibilità della sua missione non la realtà del suo essere. Anche nella sofferenza non si riscontra in lui alcun segno d'una lacerazione interiore. In Geremia, se la parola di Yahweh è diventata per lui motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno, 20,8, ciò avviene perché egli deve annunziarla in un ambito rigorosamente morale, nell'area stessa del peccato, non è insomma una buona novella. Nella sua predicazione non compaiono mai dottrine puramente teologiche. L'oggetto della sua missione è dato dagli avvenimenti della storia in cui Yahweh interviene, aspetto che d'altronde costituisca la caratteristica generale dei profeti di questo periodo. Non a caso l'infedeltà che Geremia rimprovera a Israele concerne l'infedeltà pratica all'alleanza, vista come un tradimento, rinfacciata come una prostituzione. Quindi l'ostilità dell'uditorio non nasce tanto da un'opposizione dell'intelletto a una verità, bensì dalla durezza del cuore, che si oppone fisiologicamente all'amore geloso di Yahweh, e impedisce quella conversione su cui la predicazione del profeta insiste di continuo. Se volessimo prendere un paragone noto nell'area del cristianesimo, potremmo dire che Geremia non assomiglia a un tertulliano che combatte per la verità teologica, la sua figura è piuttosto quella di un pastore che cura lo stato delle anime affidategli in tempi calamitosi, come un San Cipriano. Ora un tal genere di predicazione comportava conseguenze angosciose per un'anima sensibile come quella di questo profeta. Ciò poteva essere sostenuto bene da un Amos, mentre Geremia è l'anima più vulnerabile di tutta la Bibbia. Anzitutto poneva il profeta in un contrasto interno troppo stridente fra l'esperienza che egli aveva di un Dio amico assoluto del suo cuore e la tenuta bellicosa in cui era costretto a presentarlo, a causa del rifiuto d'un Dio dell'amore. E tuttavia anche il profeta non poteva non chiedersi come mai Yahweh accondiscendesse a scontrarsi con gli uomini al livello della loro protervia, quasi che la sua ira fosse più potente del suo amore, mentre nel suo profeta la seduzione aveva prevalso perfino sulla paura. Inoltre l'alterco perpetuo tra Yahweh e il popolo della sua elezione poteva far confondere il nome con quello delle divinità del terrore, che un israelita vedeva sulla faccia degli idoli contemporanei. Del resto, la ripetizione martellante del nome di Yahweh Elohim, più di un terzo di volte rispetto alla somma di tutti i libri profetici, tradisce la preoccupazione che Geremia sente di attribuire all'ispirazione divina ogni sua parola. Ebbene, un uomo tutto di Dio come questo, alieno dall'ira e segnato dalla timidezza, il quale conosce che Dio è affetto eterno, e lo sa in un modo più appassionato di quanto non sia dato di leggere in tutti i profeti, come poteva non temere di offuscare un nome che egli non pronunzia se non con una tenerezza complice e ardita? Tu mi hai sedotto, Yahweh, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai usato la forza e hai prevalso. Mi dicevo, non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco divorante, chiuso nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non riuscivo. Perciò la consapevolezza senza scampo, per la quale il profeta non può dubitare dell'origine divina di quanto annunzia, toglie a Geremia quel poco di spossatezza spirituale che lo Spirito Santo ha sempre consentito ai grandi mistici, affinché potessero ricucire le loro forze umane.
In nessun modo le apostrofi alla sua sorte possono essere scambiate per stati di scoraggiamento o disperazione. Anche nell'invettiva, egli è un uomo di lotta, senza tentennamenti. Se per un'ora ha tentato di scordare il suo Dio, lo ha fatto per saggiare la sua vocazione con il fuoco d'una magnifica debolezza. Senza dubbio Yahweh vuol compromettere insieme con il suo nome anche il suo profeta. Nell'universale sconvolgimento, non c'era modo migliore di questo per configurare a sé un eletto. Gli israeliti torneranno dall'esilio, mentre Geremia sarà lasciato morire in terra straniera, in Egitto, solo con il solo. Poiché ritornano coloro che hanno la patria in un punto della terra. Nondimeno agli occhi della generazione dell'esilio la gloria di Yahweh fu realmente resa discutibile, nonostante il gigantesco sforzo per il quale Geremia cerca di salvare il nome con la rivelazione delle sue lotte con il nome, rimordendo i vincoli della sua sorte con una potenza di linguaggio in cui la certezza d'essere amato non nasconde la grandezza del suo misterioso destino. Prima di formarti nel grembo materno, io ti conoscevo. Prima che tu uscissi alla luce io ti avevo consacrato. Ti ho costituito profeta delle nazioni. Geremia 1,5. Tra i profeti nessuno come lui fu spettatore del progetto d'una gloria capovolta entro cui il nome gli si manifestava. Da questo lato, tra gli antichi testimoni della parola, Geremia è il meglio preparato al mistero del Calvario. Sotto la croce, l'ubbidienza di questo profeta e la sua pena sosterranno il silenzio di Maria. Certamente è difficile non lasciarsi frastornare dalla violenza della sua predicazione. Resta il fatto che, se gli oracoli di Geremia sono mossi da impetuosa passione, in realtà egli ne sosteneva il prezzo con una grande mansuetudine. Non si mette un'intera esistenza al servizio d'un popolo ribelle se non si è diventati docili all'amore. Va da sé che egli non è uno che si lasci crocifiggere pregando per i suoi carnefici, ma questo vuol dire soltanto che Geremia non è il Cristo. Nel cuore del profeta al dolore della imminente sciagura nazionale si aggiungeva la spina per il vituperio dei suoi familiari, travolti anch'essi dallo scandalo che portava il loro nome a spasso sulla bocca di tutti. Costoro però non scherzavano in chiarezza. Smettila di profetare nel nome di Yahweh, altrimenti tu morirai per mano nostra. 11,21. Allora il loro congiunto aveva fatto la seguente preghiera. Yahweh, giudice giusto, che scruti il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te rimetto la mia causa. 11,21. 20. E non è cosa da poco, per confermarci nelle nostre impressioni. Gli attriti che consumano il suo cuore sono tanti e senza precisi confini. Accanto a espressioni di rivolta, egli può dire: io non ho insistito presso di te per la sventura, ne ho desiderato il giorno funesto, tu lo sai. 17,16. Oppure, ricordati quando mi presentavo a te per parlare in loro favore, per stornare da loro la tua ira. 18,20. Sarebbe un errore ritenere che la missione di Geremia sia stata respinta da un intero popolo. C'era chi meditava sui suoi interventi, chi ebbe compassione delle persecuzioni cui venne sottoposto. Ciò non lo salvò dall'odio, soprattutto da parte dei pastori, del popolo, re e sacerdoti. Anche il suo libro, giunto a noi fortemente raccozzato nella disposizione dei passi, ne reca tuttora le tracce. Un giorno, a mano che un funzionario leggeva gli oracoli di Geremia alla presenza del re Joachim, costui, indignato e sprezzante, tagliava a fettucce il rotolo scritto e lo gettava sul fuoco. Così il profeta dové dettare di nuovo i suoi oracoli al fedele Baruch. Ma in qualsiasi maniera vengano giudicati i burrascosi interventi del profeta, è da ammettere che la tradizione biblica e popolare in genere ha sempre ritenuto Geremia il massimo tra i difensori della gente dell'alleanza, il primo fra i suoi patroni presso l'Altissimo. Narrando la sua apparizione in sogno a Giuda Maccabeo, ecco come il testo biblico ce lo presenta. Gli era apparso un personaggio che si distingueva per le canizie e la dignità, ed era rivestito di una maestà meravigliosa e piena di magnificenza. Onia disse: questi è l'amico dei suoi fratelli, colui che innalza molte preghiere per il popolo e per la città santa, Geremia, il profeta di Dio. Secondo Maccabei 15,13-14. Non ultimo documento per la comprensione di questo profeta dell'amore appassionato lo offre la sorte del libro stesso dei suoi oracoli, che vennero raccolti e gelosamente custoditi come eredità spirituale proprio da coloro che Geremia aveva amato con spietato affetto. D'un profeta così esigente e irto di collere, Israele farà il modello per un esame di coscienza sincero, lasciandosi guidare dalla voce di chi lo aveva impugnato e battuto.
Israele ha saputo leggere e distinguere bene, anche in un messaggio che esponeva a rischio la bontà del Dio dell'alleanza e quasi ne naturalizzava la trascendenza. Ora, scoprire la tenerezza in una trafila anche rivoltante di castighi minacciati è un talento che poteva avere soltanto il popolo della Bibbia. Ciò nonostante, il furore attraverso cui la pietà fedele di Yahweh si manifestava nel suo messaggero, resta il documento più impressionante d'una inevitabile passione del nome, nel tempo, proprio a causa dell'amore che gli portava un profeta che non cessa di commuovere.